Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, scusate il ritardino nel contenuto ma abituarmi a questo infrasettimanale lavorativamente parlando sta diventando un puzzle, ma mi ci devo assolutamente abituare. Napoli vittorioso contro il Karabakh per 2-0, 7 punti, classifica Champions che comunque è nelle nostre mani per quanto riguarda il passaggio del turno. Certo non possiamo steccare o permetterci, ecco, passi falsi se vogliamo comunque passare il turno playoff o meno, e quindi vittoria importantissima da questo punto di vista per la classifica, per il morale. È un Napoli che fa un altro step in avanti anche per quanto riguarda il gioco, la copertura degli spazi. Ci arriviamo e facciamo il punto della situazione insieme, così andiamo a vedere cosa c'è stato di buono e cosa è migliorato, cosa sta migliorando, ecco, di partita in partita. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre. Se vi va e se passate per la prima volta iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. In maniera generale la partita mi è piaciuta e non poco. È un buon Napoli, è stato un buon Napoli, credevo, visti i primi 20 minuti dal punto di vista atletico e dal punto di vista del ritmo, credevo di calare o andare più in difficoltà, visto che sono stati schierati gli stessi 11 della partita di campionato, salvo Olivera al posto di Gutierrez che si è infortunato, e ci arriviamo perché ci sono delle novità anche per quanto riguarda il terzino del Napoli e le partite che potrebbe saltare. Non sono d'accordo per quanto riguarda la situazione pagelle. Io non sono uno che fa pagelle perché non mi va di relegare poi la prestazione di un calciatore solo ad un voto. Dovresti poi argomentare calciatore per calciatore e avrei bisogno di video che durano poi 30, 35, 40 minuti, e non mi sembra il caso. Però non sono d'accordo sulle insufficienze che sto vedendo e leggendo dappertutto per quanto riguarda Højlund. Forse pesa il rigore sbagliato nel giudizio dal punto di vista numerico, però per quanto riguarda la prestazione non sono assolutamente d'accordo. Per me è sufficiente, come anche perché ci sono state 4 situazioni e me le sono segnate dove il movimento per andare in porta è stato fatto e l'assistenza che è mancata. Ovviamente lì 50 e 50, devi anche avere il compagno che lo rischia quel passaggio, lo vede il tuo movimento, e quindi ne fai 3, 4, 5 a partita, non vieni servito, risulti poi quello lì che non riceve palla e non incide. Ma diciamo che se guardiamo il Napoli e la partita in tutta la sua totalità, capiamo bene e capite bene cosa sto dicendo. Un Napoli migliorato anche per quanto riguarda la situazione dei cross, per come arrivano, non perché hai fatto 10 gol su cross e colpi di testa, assolutamente, però arrivano dei cross molto più tagliati, migliori per quanto riguarda la direzione del pallone e la pericolosità alla quale possono portare. Quindi si sta lavorando assolutamente anche lì, tanto è vero che il Napoli conclude il match con un 3,45 di XG contro lo 0,48 del Karabakh, 17 tiri totali e 8 nello specchio, 6 calci d'angolo a 4, e quindi partita anche per quanto riguarda i numeri a favore totalmente del Napoli, ma l'abbiamo visto nell'arco di tutti i 90 minuti. Mi è piaciuta la sostituzione di Conte quando è entrato Politano, perché restando un attimo in equilibrio comunque hai dato l'input di dover continuare e andarla a vincere del tutto questa partita, cosa che diciamo non è da tutti i giorni, e quindi mi è piaciuta quella situazione lì, e volevo assolutamente riportarvela. Le condizioni di Gutierrez, così diciamo ci togliamo il dente. Ci sono delle novità. Conte ieri è stato chiaro, Miguel ha avuto questa distorsione, non sto a dire quante settimane sono, perché il ragazzo ha grande volontà, è molto dispiaciuto per quello che è accaduto, mi ha detto che lui in 2 settimane recupera. Il dottore non pensa che possa recuperare però in 2 settimane. Le partite che potrebbe saltare sono Roma-Napoli, Napoli-Cagliari in Coppa Italia, la Juventus il 7 dicembre a Napoli in campionato, il Benfica il 10 dicembre in Champions e Udinese-Napoli il 14. Quindi nel caso dovessero passare 2 settimane lo rivedremo alla partita di Supercoppa, magari, che se non vado errato è il 18 di dicembre contro il Milan. Situazione che non ci voleva, anche perché dal punto di vista tattico ieri
sulla sinistra trovare la quadra con Olivera che ha altri movimenti, copre altri spazi, a differenza di Gutierrez lo abbiamo trovato molto più interno ieri, dettava il passaggio quasi verso il cerchio di centrocampo, invece l'altro rimane un tantino più sull'esterno, cerca di aiutare anche sulla fascia l'esterno d'attacco. Ieri ci siamo ritrovati in molte situazioni comunque che Noah Lang prendeva il pallone a ridosso della linea di metà campo per puntare all'avversario, però poi rimani solo, non hai la sovrapposizione, non hai chi ti viene comunque a dare una mano. C'è stato il cambio perché poi dalla panchina Conte l'avrà visto, non è che lo vediamo solo noi, assolutamente. C'è stato un cambio dopo la mezz'ora, non un cambio di calciatori, ma un cambio di identità su quella fascia e quindi abbiamo cominciato a macinare gioco anche lì. Mi è piaciuta la prestazione di Di Lorenzo, mi è piaciuta la prestazione di Buongiorno, mi è piaciuta la prestazione di Buongiorno e non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Ieri un Buongiorno a tutto campo. Quando è in forma, io l'ho sempre detto, c'è un Napoli con Buongiorno e c'è un Napoli senza Buongiorno, nella maniera più assoluta. Quando sta bene l'avversario, il diretto marcatore e anche diciamo altri calciatori che vai a seguire, se segue un determinato calciatore e si stacca dalla marcatura che poi diciamo ha nei 90 minuti, segue quel determinato avversario fino all'area avversaria, nel caso ovviamente si torna indietro e lo devi andare a pressare, quindi ritornato e ritrovato il nostro Alessandro Buongiorno e ne siamo assolutamente contenti, almeno per quanto mi riguarda. Di Lorenzo mi è piaciuta la prestazione perché forse è qualche compitino in meno dal punto di vista dei chilometri da percorrere con questo schieramento e questa difesa a 3 dove poi ti ritrovi più a tuo agio tra virgolette nell'inserimento verso l'interno, così come è arrivata la situazione del calcio di rigore, che è un passaggio per me, per quanto mi riguarda, molto ma molto bello. Il taglio, il passaggio, il pallone che arriva in aria, quasi in aria, poi Di Lorenzo addomestica comunque e succede quel che succede. Poi lo sbagliamo il calcio di rigore, lo sbagliamo ed è una situazione che, così come è stata fatta anche la domanda a Conte in conferenza stampa post partita ieri, poteva sicuramente influire nel tagliarti le gambe, nel dover ricostruire, quindi sai, la delusione del momento poteva un attimo mandare qualcuno in sbandamento, invece Napoli completamente sul pezzo, si riparte, ci si rimette in riga e si porta la partita a casa, così come fanno le grandi squadre. Siamo guariti? Non facciamo titoloni da giornale, siamo guariti, è un Napoli da scudetto, è un Napoli che non la fa buona a nessuno, sono ritornati, eccetera, eccetera, eccetera. Per me è un Napoli che di partita in partita sta crescendo e arriveremo poi a quel punto e ci auguriamo di dire è un Napoli da scudetto, è un Napoli che è guarito totalmente, è un Napoli che non la fa buona a nessuno, anche perché dal punto di vista della rosa e chi poter schierare siamo contati, siamo veramente contati, quindi non possiamo nemmeno esprimerci in maniera totalitaria, ecco, da questo punto di vista, però portiamo a casa 3 punti pesantissimi per la classifica in Champions League e per il nostro cammino che resta nelle nostre mani. Non è un cammino che diciamo ha bisogno di squadre che perdono, che vincono, deve pareggiare quell'altro, altrimenti non andiamo da nessuna parte pur vincendo, no. Facendo risultato e non steccando ovviamente diciamo le partite che contano, puoi passare il turno dai playoff. Siamo tutti d'accordo, però forse possiamo anche scalarla un tantino la classifica, vedremo poi i risultati di stasera e faremo il punto della situazione magari tra domani e dopodomani per quanto riguarda la classifica e cosa potrà succedere dopo la partita con il Benfica, perché poi se non vado errato c'è il Benfica il 10 di dicembre, poi si ritorna adesso a memoria intorno al 20 di gennaio dovrebbe essere l'altra giornata di Champions, quindi c'è tempo, inizierà la Coppa Italia, ci sarà la Supercoppa, dobbiamo concentrarci sulle altre competizioni, ma è un Napoli che sta molto molto bene dal punto di vista mentale, sembra, e io uso sempre il sembra perché poi sappiamo bene come va il calcio, gli spogliatoi eccetera, all'improvviso può scoppiare una bomba assoluta e quindi
ti ritrovi qui nel dire è guarito il Napoli dal punto di vista mentale, domani tornano alcuni problemi. Sembra guarito il Napoli dal punto di vista mentale, tutti sul pezzo e tutti nel voler, diciamo, andare a distruggere dal punto di vista atletico l'avversario, perché ieri abbiamo visto anche questo, abbiamo visto un McTominay e devo fare i complimenti al portiere avversario perché è stato sicuramente il migliore in campo e se non vado errato un paio di parate sono state messe anche tra le 5-6 parate più belle della giornata di Champions, perché ieri ha rotto un tantino le scatole. C'è stata una situazione c'è stata una tripla deviazione e poi un tiro finale dove sei volato all'improvviso, quella palla finiva forse non all'incrocio ma quasi, quindi un portiere che ha rotto le scatole per tutta la partita, un Qarabag che ha rotto le scatole per tutta la partita, perché dobbiamo anche sottolineare che l'avversario di ieri ha fatto di tutto per metterti in difficoltà in primis. Punto secondo, vista anche la partita che hanno giocato contro il Chelsea, dal punto di vista atletico, la corsa e il ritmo partita, ragazzi, è una squadra che diciamo non puoi e non devi assolutamente sottovalutare, al di là del campionato di appartenenza, al di là che può essere la sorpresa della Champions League, è la sorpresa della Champions League. Io mi aspettavo una partita complicata, però il primo quarto d'ora dove McTominay ha perso quelle 3-4 palle in orizzontale e abbiamo perso comunque il possesso, poteva diventare sanguinosa quella situazione in un paio di occasioni, ma il Napoli si è ricompattato come si deve con lo schermo davanti alla difesa dei due centrocampisti e quindi abbiamo portato a casa partita, incontro e prestazione. Siamo tutti contenti, seguiremo poi con calma ciò che succede oggi e in questi giorni, arrivando poi all'altra partita molto ma molto importante, che è quella con la Roma in campionato, perché anche in campionato, classifica alla mano, non si può e non si dovrebbe assolutamente steccare. Ma ci arriviamo, iscrivetevi attivando la campanellina così restate aggiornati su tutto ciò che succede e sui contenuti che arriveranno in questi giorni. Forza Napoli sempre, ciao!